Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Continuiamo la narrazione del cronista russo alla scoperta della vera storia della Russia. Abbiamo compreso che Sloven e Russe si spostarono dal Mar Nero andando a nord e Sloven costruì la prima città della Russia, chiamata con il suo nome Slovensk la Grande, l'odierna Kostroma. Suo fratello Rus ne costruì un'altra, oggi conosciuta con il nome Rusa, vicino all'odierna Mosca. In più, la storia del cronista si intreccia con quella del dio Perun, la versione pagana del cristianesimo reale ancestrale di Cristo, che edificò la città di Perinia, oggi di Evo-Gorodische. In questo caso, la cronaca si fonde con il racconto che vede protagonista Isacco Comneno, il Giuseppe d'Evangeli, conosciuto nelle cronache russe come San Giorgio il Vittorioso, nonché come principe Yuri Dolgoruki, il padre di Andronico I Comneno, il Cristo dei Vangeli, che prese in sposa la figlia del re del momento, sotto cui l'allora Stato russo era in pieno controllo, e cioè Gostomysl, che nel protovangelo di Giacomo, che racconta l'infanzia di Maria, è conosciuto come Gioacchino. L'aspetto interessante della cronaca è che la parte iniziale del racconto termina con la pestilenza e la rovina. In questo caso, dopo questi eventi, la narrazione ci dice che la terra russa si svuotò e le genti si estinsero per poi ricomparire successivamente per poi ricominciare tutto da capo. Questa è una situazione frequente nelle cronache, dove le parti dissimili venivano unite attraverso questo espediente. Le lunghe cronache venivano compilate dalle cronache originali disponendole in una certa sequenza cronologica, corretta secondo l'opinione del compilatore, ma che in realtà spesso era errata. In questo modo le cuciva insieme. Allo stesso tempo, per passare da una narrazione all'altra, il compilatore doveva inventare piaghe e rovine per poter ricominciare tutto da capo. Nel caso del cronista russo scopriamo che dopo qualche tempo gli slavi tornarono di nuovo nella Rus dal Danubio, portando con sé molti sciti e bulgari, e cominciarono ad abitare di nuovo le città di Slovensk e Rusa, l'odierna Rusa, ma furono attaccati dagli ugriani bianchi e annientati. Le città furono rase al suolo e la terra slovena fu portata alla desolazione totale. Molto tempo dopo questa desolazione, gli abitanti della Scizia vennero a sapere dei fuggitivi slavi della terra dei loro antenati, che era in parte vuota. Si addolorarono molto per questo e iniziarono a pensare come avrebbero potuto ereditare la terra dei loro padri. E ancora un numero considerevole di loro se ne andò dal Danubio, insieme agli Sciti, i bulgari e gli stranieri, e si stabilirono di nuovo vicino al lago Irmer e costruirono una nuova città in un nuovo luogo poco lontano dalla vecchia Slovensk la Grande, lungo il Volkhov, e la chiamarono Novgorod la Grande, cioè la grande nuova città, e nominarono come capo un principe anziano della tribù chiamato Gostomysl. Rusa fu di nuovo eretta nel suo vecchio posto e molte altre città furono rinnovate e ciascuno si disperse con la propria famiglia per tutta la larghezza della terra. Vennero a crearsi molte tribù slave e questo paese iniziò ad espandersi molto, ma era chiamato con un nome comune. Quindi, al di sotto della vecchia Slovensk la Grande, l'odierna Kostroma, venne costruita una nuova città sul Volga, chiamata Novgorod la Grande, dove iniziò a regnare il principe russo di nome Gostomysl. Sotto il suo controllo la terra russa si espanse notevolmente ed arrivò a comprendere una parte significativa dell'odierna Ucraina, la Bielorussia, la Polonia e i Balcani con Serbia, Bulgaria e Morea. Sotto il nome Morea troviamo l'odierna isola del Peloponneso, nell'odierna Grecia, e comprende anche Albania e la Macedonia del Nord. Il nome Morea è derivato dallo slavo mare. Inoltre, il cronista russo include anche la Siberia occidentale tra le regioni della Rus. Ecco cosa ci dice. Loro, gli sloveni e russi, avevano controllo anche sui paesi settentrionali, fino ai limiti del Mar Artico, intorno alle acque gialle e verdi e lungo i grandi fiumi, oltre le alte e impraticabili montagne di pietra del paese chiamato Skir, noto anche come Siberia, secondo il grande Ob, alla foce del fiume Pelovodnaja. Come abbiamo visto, molte parole russe hanno radici arabe e nomi Skir e Siberia non fanno eccezione. Probabilmente Skir deriva dalla radice araba skr, sin kafra, che significa inferno, mondo sotterraneo. Sulle vecchie mappe infatti la Siberia veniva spesso chiamata Tartaria e Tartaro, mondo sotterraneo, nonché degli inferi.
Il nome Siberia invece potrebbe derivare dalla radice araba SBR, Sad Bara. La parola Siber significa bordo, fine, ed infatti la Siberia veniva vista dagli abitanti della parte europea come fine della terra. Infine, anche il fiume siberiano Angara deriva dall'arabo Ankar, e cioè fiume. Quindi, come comprendiamo, l'intero enorme paese è di proprietà di Gostomysl, principe russo, che governava nella Grande Novgorod. Siamo nel XII, inizio XIII secolo, secondo la nuova cronologia, nell'era di Cristo. Come abbiamo già accennato, Gostomysl sarebbe Gioacchino, padre di Maria, la madre di Gesù. Come prosegue poi il cronista russo, veniamo a sapere che al tempo di Gostomysl la Grande Novgorod non era ancora probabilmente Jaroslav, ma un'altra città. Infatti la cronaca ci dice che Slovensk la Grande, cioè Kostroma, fu fondata nel luogo dove nel momento in cui veniva scritta la cronaca si trovava la Grande Novgorod. La edificarono lungo il grande fiume Volga, il Volkhov, dal luogo dove ora sorge Novgorod, a una distanza di 1,5 miglia dalla foce del grande lago Irmer, chiamandola Slovensk la Grande. Ma come abbiamo visto, il cronista ci dice che la Grande Novgorod venne costruita a valle di Slovensk la Grande. Novgorod, la nuova città, quindi venne spostata più volte. Inizialmente si trovava a valle del Volga sotto Slovensk la Grande, cioè Kostroma. Poi venne spostata più a monte al posto di Jaroslav, e questo corrisponde bene alla nuova cronologia, secondo la quale Jaroslav fu costruita dopo Gostomysl da Enea Rurik, sul luogo dove lo sposo di Maria, la madre di Gesù, che come sappiamo è l'evangelico Giuseppe, Isacco Comneno, San Giorgio il Vittorioso, eccetera, uccise un orso durante la prova da superare per prendere in sposa Maria, figlia di Gostomysl. Sotto Kostroma, infatti, circa a 11-12 km, dove si trova l'affluente destro del Volga, proprio alla stessa distanza menzionata dal cronista russo, è stato scoperto un insediamento alla foce del fiume Kuban. È in questa nuova città, in questa grande Novgorod, che nel XII secolo Gostomysl governava la Rus. La sua corte principesca però si trovava molto probabilmente nella città di Gálich Kostroma o Galivon, come veniva chiamata dai locali. Una curiosità vuole proprio che a Gálich Kostroma fino al XX secolo si parlava la propria lingua antica, l'ateniese, che nella struttura è identica al russo, ma che presenta radici diverse, ma di questo ne parleremo più avanti. Dopo la sua morte, Gostomysl fu sepolto nel luogo chiamato Volotovo. Ecco cosa ci dice il cronista russo a tal proposito. E quando morì, tutta la città lo condusse con onore alla tomba, nel luogo chiamato Volotov, dove lo seppellirono. Oggi sulle mappe della regione di Kostroma non esistono più insediamenti con il nome Volotovo o Volotova, ma una traccia si è conservata. Questa è il nome della periferia della città di Bui, situata alla confluenza dei fiumi Veksa e Kostroma. Interessante è il fatto che proprio non lontano dalla città di Bui, dove è presente questo sobborgo chiamato Volotovo, è presente un grande tumulo situato sulle rive del fiume Pisma. Non possiamo sapere con certezza chi fu sepolto lì, non possiamo escludere nemmeno che questa tomba sia stata già rovinata e distrutta all'interno. Ma chissà se Gostomysl fu sepolto proprio lì. Del resto il nome del luogo dove fu sepolto coincide con quello presente nella città di Bui poco distante. Ma oltre a questo scopriremo che un tempo il nome Volotovo rivestiva un altro significato, e per comprenderlo ci addentreremo nella mitologia slava alla scoperta della storia nascosta dei giganti serpenti Velez. Per il momento è tutto, grazie per aver guardato il video, lascia un mi piace per aiutare gratuitamente il canale a crescere, commenta e iscriviti al canale se non lo hai ancora fatto, azionando la campanella per rimanere sempre aggiornato sui futuri video. Grazie ancora e a presto.